Quando dai un pugno a un muro, la tua mano si ferma bruscamente. Provi dolore, senti la resistenza. Ma la fisica quantistica ti dice che quel muro non è un oggetto solido, è quasi tutto vuoto. Se potessi vedere gli atomi che compongono quel cemento, vedresti immensi spazi deserti dove i nuclei e gli elettroni sono distanti chilometri l'uno dall'altro, proporzionalmente parlando. Allora la domanda è inevitabile: se siamo fatti di nulla, perché il mondo ci sembra così solido? La risposta non sta nella materia, ma nelle forze. Non hai mai toccato veramente nulla in vita tua. Quello che percepisci come solidità è in realtà una violenta repulsione elettromagnetica. Gli elettroni della tua mano e quelli del muro si respingono con una tale intensità da creare un muro invisibile. Quando ti siedi su una sedia, stai tecnicamente levitando sopra di essa a una distanza infinitesimale. La realtà solida è un'interpretazione che il tuo cervello dà a uno scontro tra campi di energia. Federico Faggin, il genio italiano dietro l'invenzione del microprocessore, ha passato una vita a manipolare la materia per poi giungere a una conclusione che scuote le fondamenta della scienza moderna. La realtà non è fisica. Faggin spiega che lo spazio-tempo è come il cruscotto di un'auto. Ci mostra icone, velocità e mappe, ma non è la strada, è un'interfaccia. Noi non siamo macchine fatte di atomi che per caso hanno imparato a pensare. Siamo campi quantistici autocoscienti che usano il corpo come uno strumento per fare esperienza in questo mondo. Se la materia è un'illusione generata da campi di forza e la nostra coscienza è ciò che dà senso al vuoto, allora tutto ciò che vediamo è solo la punta di un iceberg. Sotto la superficie della realtà quotidiana si nasconde un codice, un ordine invisibile, dove tutto è connesso. È qui che entra in gioco la teoria più audace della scienza moderna, l'idea che l'intero universo funzioni come un gigantesco ologramma, dove ogni parte contiene l'informazione del tutto. Preparati, perché la struttura della realtà sta per rivelarsi. Se rompi uno specchio, ottieni solo frammenti di vetro che riflettono pezzi separati del mondo, ma se rompi una lastra olografica, accade qualcosa che sfida la logica. Ogni singolo frammento, anche il più microscopico, contiene ancora l'intera immagine originale, non un pezzetto, ma il tutto. David Bohm, uno dei fisici più brillanti del XX secolo, capì che l'universo funziona esattamente così. Tu non sei un pezzo del cosmo, tu sei il cosmo che si manifesta in un punto specifico. Bohm intuì che la nostra percezione ci inganna. Vediamo oggetti separati, stelle, pianeti, persone, perché i nostri sensi si fermano alla superficie, a quello che lui chiamava ordine esplicato. Ma sotto questa superficie esiste una dimensione dove lo spazio e il tempo svaniscono. È l'ordine implicato, un oceano di energia ininterrotto, dove tutto è avvolto in tutto il resto. In questa dimensione profonda, due particelle ai lati opposti della galassia non sono connesse da un segnale misterioso, sono semplicemente la stessa entità, vista da prospettive diverse. Immagina la realtà fisica come la schiuma sulla cresta di un'onda. Noi studiamo la schiuma, convinti che sia tutto ciò che esiste, ignorando l'immenso oceano che la genera. Michael Talbot portò questa visione ancora oltre, spiegando che se l'universo è olografico, allora la nostra mente ha accesso a tutta l'informazione del sistema. Le intuizioni improvvise, le sincronicità, quel senso di connessione profonda che proviamo a volte non sono coincidenze, sono momenti in cui la nostra coscienza pesca direttamente dall'ordine implicato, superando i limiti del corpo fisico. Se ogni cellula del tuo corpo contiene l'informazione dell'intero ologramma cosmico, allora il confine tra dentro e fuori scompare. Non sei un osservatore sperduto nel vuoto, sei il terminale di un'intelligenza universale. Ma se tutto è connesso e tutto è informazione, chi è che sta guardando l'immagine? Chi è il testimone di questo ologramma? Per scoprirlo, dobbiamo tornare alla domanda più antica dell'umanità, quella che Federico Faggin chiama la scintilla. Se strappi a metà una fotografia di tua madre, otterrai solo 2 pezzi di carta inutili. Ma se prendessi una lastra olografica e la frantumassi in 1000 pezzi, accadrebbe qualcosa che sembra magia nera. Ogni singolo frammento conterrebbe ancora l'immagine intera. Non un dettaglio, non un ritaglio, ma l'intera figura originale.
Questa non è solo ottica, è la firma segreta dell'universo, la prova che l'informazione del tutto è custodita in ogni singola parte. Questo principio vive dentro di te, in questo preciso istante. Ogni singola cellula del tuo corpo contiene l'intero progetto del tuo essere, il tuo DNA. È l'ologramma biologico perfetto. Hai trilioni di versioni complete di te stesso sparse nel corpo che lavorano in una sincronia perfetta per proiettare l'immagine coordinata di ciò che chiami io. Sei un mosaico vivente dove ogni singola tessera conosce il disegno dell'intera opera. Ma non è solo una metafora. Nel 1997 il fisico Juan Maldassena ha scosso le fondamenta della scienza fornendo la prova matematica di questo paradosso attraverso il modello ADS-CFT. Maldassena ha dimostrato che un universo dotato di gravità, come quello in cui viviamo, può essere descritto come la proiezione di un codice quantistico piatto, con una dimensione in meno, che risiede sul suo confine. In parole semplici, noi siamo la proiezione tridimensionale di un'informazione bidimensionale scritta ai margini dello spazio-tempo. Se l'universo è un ologramma proiettato da un codice invisibile, allora tutto ciò che tocchiamo è solo l'ombra di una realtà molto più densa e profonda. Ma se noi siamo la proiezione, chi è che sta scrivendo il codice? E soprattutto, chi è il testimone che sta guardando il film? Preparati, perché Michael Talbot ci porterà dove la fisica incontra il potere della mente. Ti è mai capitato di pensare a una persona e un istante dopo ricevere una sua chiamata? La scienza classica lo liquida come puro caso. Michael Talbot, invece, vedeva in questo la prova della natura olografica della realtà. In un universo dove lo spazio e il tempo sono proiezioni, la distanza tra te e quella persona è un'illusione ottica. Quella che chiamiamo sincronicità non è un miracolo, ma l'unità profonda del cosmo che emerge in superficie, mostrandoci che siamo tutti parte di un unico, indivisibile tessuto di informazione. Per la fisica moderna, questo fenomeno ha un nome: non località. David Bohm ha dimostrato che a livello fondamentale le particelle non sono entità separate che comunicano tra loro, ma manifestazioni dello stesso ordine implicato. Immagina la realtà come un oceano. In superficie vediamo onde distinte, ma nel profondo sono tutte la stessa acqua. Quando i tuoi pensieri e il mondo esterno sembrano allinearsi, stai vivendo un momento di coerenza quantistica, un istante in cui la separazione svanisce e la trama invisibile della realtà si rivela. Ma Talbot si spinge oltre, toccando il cuore della meccanica quantistica, il ruolo dell'osservatore. La fisica ci insegna che una particella esiste in uno stato di infinite possibilità finché non viene osservata. Solo allora collassa in una realtà definita. Questo significa che la tua coscienza non è un testimone passivo, ma il fattore determinante della proiezione. Cambiando il tuo stato interiore, cambi il modo in cui interagisci con il campo olografico. Non sei vittima di un destino immutabile, ma l'osservatore che istante dopo istante seleziona quale versione della realtà farà apparire sullo schermo della vita. Se la mente può influenzare il collasso della realtà, allora la domanda non è più cosa siamo, ma chi siamo. Se siamo noi a tenere in mano il proiettore, qual è la sorgente della luce? Siamo pronti per l'ultimo capitolo di questo viaggio. Federico Faggin ci porterà oltre la materia e oltre il codice, verso l'unica cosa che un computer non potrà mai avere: la scintilla della consapevolezza pura. Se spegni un computer, il software non smette di esistere. Resta scritto nel codice, latente, in attesa. Ma noi? Noi siamo davvero solo software biologico? Federico Faggin, l'uomo che ha cambiato il mondo inventando il primo microprocessore, ha dedicato la sua vita ai circuiti per giungere a una verità scioccante. Se il corpo è lo strumento, la coscienza è il musicista. E quando lo strumento si rompe, la musica non smette di esistere. Torna semplicemente alla sua sorgente invisibile. La scienza moderna ha un problema immenso. Sa mappare ogni singola scarica elettrica di un neurone, sa dirti quali aree del cervello si accendono quando sorridi, ma non ha la minima idea di cosa sia effettivamente la gioia. Sa misurare la lunghezza d'onda del rosso, ma non sa spiegare perché quel colore ti faccia sentire vivo. Questi sono i qualia.
l'esperienza soggettiva pura. Fagin ci dice che nessuna intelligenza artificiale, nessun ammasso di silicio potrà mai provare un brivido. Perché? Perché noi non siamo fatti di materia che impara a pensare, siamo consapevolezza pura che ha imparato a vestirsi di atomi. Guarda le tue mani. La tua pelle sembra un confine invalicabile tra te e l'universo, ma la fisica dei campi ci racconta una storia diversa. In ogni istante, gli atomi del tuo corpo vengono scambiati con l'ambiente. In un anno, quasi il 98% degli atomi che ti compongono è stato sostituito. Se tu fossi solo materia, saresti una persona diversa ogni 12 mesi, ma la tua identità rimane. Perché tu non sei la materia, tu sei lo schema, tu sei il campo quantistico autocosciente che organizza quella materia. Sei come un'onda nell'oceano. L'onda è fatta d'acqua, ma non è l'acqua, è un movimento, è un'energia che attraversa l'acqua. Immagina il tuo corpo come un televisore analogico. Se lo schermo si frantuma, il segnale non muore, continua a esistere sotto forma di informazione nel campo universale, semplicemente non ha più un apparecchio per manifestarsi in questo mondo solido. Per Fagin, la morte è solo questo, la fine di un'interfaccia. La coscienza torna al suo stato fondamentale, nell'ordine implicato di David Bohm, dove lo spazio e il tempo non hanno più potere. Non sei un corpo che possiede un'anima, sei un campo infinito che sta sognando, per un breve istante, di essere umano. Una volta che comprendi questo, la paura svanisce, resta solo la meraviglia. Sei parte di un ologramma eterno, una luce che non può essere spenta, perché è lei stessa a creare l'ombra che chiamiamo realtà. Chiudi gli occhi, senti il campo che vibra dentro di te. Sei a casa, lo sei sempre stato. Abbiamo visto che la materia è un'illusione di forze, che ogni frammento contiene l'intero e che noi non siamo il corpo, ma il campo che lo anima. Tutto questo ci dice che la fisica quantistica non è solo una sottocategoria della scienza, ma un nuovo paradigma ermeneutico, una chiave di lettura rivoluzionaria per interpretare e descrivere la nostra realtà. Paradossalmente, la frontiera più avanzata della nostra tecnologia sta solo riscoprendo concetti antichissimi, appartenenti a culture ancestrali estremamente raffinate, che millenni fa avevano già intuito l'unità profonda di tutte le cose. Siamo all'alba di un'epoca in cui la scienza finalmente incontra il misticismo e il confine tra sacro e razionale svanisce. La conseguenza di questa nuova percezione è radicale, cambia il senso stesso del tuo stare al mondo. Non sei più un granello di polvere sperduto in un universo infinito e indifferente, sei l'universo intero racchiuso in un corpo umano, sei la coscienza universale che ha scelto di guardarsi allo specchio attraverso i tuoi occhi. Il risveglio non è un evento lontano, è una scelta di percezione che puoi compiere ora. Se senti che questa verità ti appartiene, non lasciarla spegnere. Iscriviti per continuare a decodificare i segreti della nostra esistenza e scrivi nei commenti cosa cambia nella tua vita sapendo di essere un campo infinito. Condividi questo viaggio con chi cerca ancora la propria luce. Il paradigma è cambiato, il testimone ora sei tu.